I danni che vengono procurati dall'apparecchio televisivo hanno un effetto sul corpo fisico, sul corpo emotivo e sul corpo mentale, sia degli adulti che dei bambini, maggiormente dei bambini ovviamente. Perché? Per esempio, nessuno sa che l'apparecchio televisivo è praticamente un cannone elettromagnetico, cioè anche dormire davanti a un televisore praticamente acceso ma spento soltanto con LED acceso, il televisore continua in qualche modo a bombardarci durante il sonno. È stato verificato, anche se chiaramente sono studi che non vengono pubblicizzati, che stare davanti a un televisore in maniera, insomma, per tante ore provoca proprio dei danni al corpo fisico. Quando io lavoravo in televisione ero a conoscenza del fatto che lo staff che lavora nelle televisioni è molto soggetto al cancro delle ossa. Io l'ho sperimentato entrando, io lavoravo in regia, entrando nello studio con i monitor spenti. Nel momento che mi sedevo davanti al banco e accendevano i monitor, calcola 50 monitor, la maglietta che avevo addosso si spostava. Quindi proprio a livello fisico vedevo questa cosa. Di queste cose non parla mai nessuno e il motivo per il quale diciamo non usate la televisione come babysitter è una cosa che ha dei riscontri anche oggettivi. Ma non solo per il fisico, anche per la parte emotiva e mentale degli adulti e dei bambini. Per esempio, da una ricerca fatta negli Stati Uniti, si è accertato che i bambini a 6 anni hanno visto almeno qualcosa, statisticamente parlando, come 1800 omicidi. A cosa serve nutrire il corpo di nostro figlio con cibi biologici se poi avveleniamo le sue emozioni esponendoli a omicidi, stupri e tutte quelle cose carine che si vedono in TV? In più, anche il nutrimento mentale dei nostri bambini è importante. Quale nutrimento avrà mai un ragazzo che, anche questa è una ricerca che è stata fatta, in adolescenza i miti o i modelli a cui vogliono aderire la maggior parte degli adolescenti sono le veline e i calciatori, non lo scienziato, l'astronauta o qualsiasi altra cosa, l'infermiera, no, le veline e i calciatori. Questo fa capire proprio l'enorme danno che viene fatto ai bambini per l'enorme esposizione davanti a questo mezzo. Ovviamente per quello che riguarda appunto i media va detta una cosa molto cruda ma vera, e cioè che noi brancoliamo nel buio. Quello che ci viene proposto come verità non è altro che l'opinione dell'editore che ha quel determinato mezzo, televisione, giornale, eccetera, eccetera. Cioè è come se venisse proiettato un film e noi crediamo che quel film sia la realtà. Non è così. Immaginate come vengono fatti le sitcom. Vengono studiate a tavolino per veicolare un determinato modello sociale. D'accordo, ma dove troviamo la verità? E allora va detto che nella nostra epoca, per quello che riguarda noi della nuova pedagogia, noi dobbiamo diventare ricercatori di verità. Dobbiamo diventare quasi tutti scienziati, cioè andarcene a cercare le cose, non prendere per buone le prime cose che vengono passate. E in questo hanno un grandissimo ruolo i blogger sulle reti, perché oggi come oggi quella che viene chiamata controinformazione in realtà è l'unico tentativo che abbiamo di persone che cercano altri punti di vista sulla realtà. Per quale motivo i blogger non sono così ben visti? Pensiamo soltanto alla legge bavaglio che è stata fatta dall'Europa nel settembre 2018. Proprio per questo tentativo di aprire la mente degli spettatori. Come facciamo in qualche modo a difenderci dal mainstream? È semplice. Dobbiamo conoscere meglio tutto ciò che riguarda le leggi di uno Stato, cioè l'educazione civica, ma di questo parleremo nel prossimo video.